Questo video in due parti non vuole essere solo una recensione della Finestra sul cortile, che rimane uno dei più famosi thriller della storia e insieme una sfida tecnica eccezionale, ma vorrei parlare più in generale di molte caratteristiche del cinema di Hitchcock e dei motivi per cui è riconosciuto universalmente come il maestro della suspense. La Finestra sul cortile è sicuramente il film più rappresentativo dell'idea di cinema che Hitchcock aveva, nel senso dell'utilizzo delle tecniche e dei principi che distinguono il cinema dalle altre arti visive. Vediamo perché. Alfred Hitchcock ha girato praticamente solo thriller, ma ad ogni film è stato capace di reinventare gli elementi narrativi attraverso idee sempre innovative. La sua figura combina maestria tecnica e capacità di suscitare un estremo coinvolgimento degli spettatori, riuscendo come pochi a unire originalità e stile personale nelle storie raccontate, insieme a complessità e ricchezza nell'uso del linguaggio filmico. Il marchio di fabbrica di Hitchcock è l'impeccabile costruzione narrativa che combina insieme tensione e umorismo, muovendosi attraverso una serie di temi ricorrenti. Il regista inglese mescola con la stessa abilità mistero, suspense e colpi di scena, ma la caratteristica che colpisce di più lo spettatore è il modo in cui unisce il terrore alla banalità quotidiana. Nei suoi film la vita di tutti i giorni nasconde segreti e pericoli insondabili. Per Hitchcock l'ordinarietà borghese, civile ed educata, è tutt'uno con la menzogna e con il delitto. Il protagonista tipo è un uomo qualsiasi che si trova in una situazione eccezionale, spesso scambiato per qualcun altro. L'universo di Hitchcock è dominato quindi dalla paura. Nessun luogo è sicuro. La violenza e la morte si possono trovare dovunque, nelle scuole, sugli autobus, nelle chiese o nei gabinetti, nel palazzo dell'ONU o in un campo di mais, perfino nei luoghi di divertimento come i cinema, i teatri o i Luna Park. Il delitto può avvenire in qualsiasi momento e il colpevole può essere chiunque. Non esiste un confine netto tra bene e male. La Finestra sul cortile esce nell'agosto del 1954, solo 2 mesi e mezzo dopo l'uscita di un altro suo capolavoro, Il delitto perfetto, e come già era successo in precedenza, la storia viene ambientata in un unico set. Hitchcock ricostruisce da zero un condominio del Greenwich Village di New York, creando uno dei set più elaborati della sua filmografia, il set più complesso e costoso realizzato dalla Paramount fino a quel momento. 31 appartamenti, di cui 8 ammobiliati, la cui costruzione richiede 1 mese e mezzo. Ogni appartamento deve essere illuminato in modo diverso e per simulare le varie fasi della giornata, il controllo delle luci all'esterno viene realizzato con 4 diversi schemi di illuminazione per mattina, pomeriggio, tramonto e notte. Non solo tutto il film si svolge in quest'unico grande set, ma viene filmato quasi esclusivamente dall'appartamento del personaggio principale, interpretato da James Stewart. Il mondo rappresentato è una miniatura del mondo esterno. La costrizione fisica alla quale Hitchcock obbliga il protagonista e insieme a lui noi spettatori, lungi dal far perdere di efficacia alla storia, rende in realtà estremamente potente la struttura narrativa. Tutto nasce dalla noia del protagonista e dalla sua osservazione dei vicini, un'attività banale che però si trasforma progressivamente in investigazione su un presunto delitto. Un particolare importante nell'economia della storia è che viene ambientata durante un'ondata di calore. Nel 1954, anche negli Stati Uniti, l'aria condizionata era un lusso per pochissimi, quindi gli inquilini lasciano le finestre aperte per avere un po' di refrigerio. Nel film l'aumento o la diminuzione della temperatura va in parallelo all'andamento della tensione drammatica del racconto. I dialoghi del film sono dovuti alla penna di John Michael Hayes, che scrive la sceneggiatura a partire da un racconto di Cornell Woolrich. Questo è il primo film in cui Hayes collabora con Hitchcock e ne seguiranno altri 3, Caccia al ladro, La congiura degli innocenti e L'uomo che sapeva troppo. In generale, i dialoghi nei film di Hitchcock sono fra i più brillanti della storia del cinema e questo film è uno dei massimi esempi, ma quello che conta per Hitchcock non sono i dialoghi, quello che veramente conta è ciò che comunicano gli sguardi e le azioni dei protagonisti. Diceva Hitchcock che il dialogo dovrebbe essere semplicemente un suono fra i tanti, qualcosa che esce dalla bocca dei personaggi i cui occhi raccontano la storia per mezzo delle espressioni visive.
Hitchcock disprezzava i film in cui il racconto si basa sui dialoghi, li chiamava foto di gente che parla. Nei suoi film le immagini spesso smentiscono quello che viene detto dai personaggi e i dialoghi fanno da contrappunto ironico. Hitchcock non ricerca il realismo nei suoi film, ma cerca di stilizzare il reale per ottenere la massima intensità, perché più che alle storie plausibili è interessato all'espressione pura in termini cinematografici ideali. Per Hitchcock quello che conta in un film non è nemmeno la trama, quello che per lui contava più di tutto era la forma in termini di linguaggio cinematografico. La verosimiglianza delle storie cede il passo alla perfetta coerenza tra piano visuale e piano emotivo. Questa scelta stilistica è uno degli aspetti che lo hanno reso uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Éric Rohmer e Claude Chabrol, nel loro saggio su Hitchcock del 1957, il primo libro pubblicato su Hitchcock, lo definiscono uno dei più grandi inventori di forme della storia del cinema. Uno dei pochissimi cineasti nelle cui opere la forma non abbellisce il contenuto, lo crea. L'abilità eccezionale di Hitchcock di raccontare per immagini risale alla sua formazione come regista ai tempi del cinema muto. Per lui era un fatto spontaneo evitare di descrivere attraverso i dialoghi e farlo invece in termini puramente visivi. Ad esempio, all'inizio del film sarebbe stato semplice inserire uno scambio di battute attraverso il quale viene spiegato come il protagonista si è rotto la gamba. Hitchcock invece sceglie di farcelo capire con una lunga carrellata che passa dal volto del protagonista alla gamba ingessata, a una macchina fotografica distrutta, alla foto dell'incidente in cui una ruota dell'auto si stacca e vola verso il fotografo. Poi altre foto e vari apparecchi e attrezzature fotografiche fino alla modella da lui fotografata per una rivista di moda. In pochi secondi abbiamo capito come si chiama il protagonista, cosa fa di mestiere, perché è finito immobilizzato su una sedia a rotelle e anche che frequenta l'ambiente dell'alta moda particolare che ci introduce all'altra protagonista del film, la fidanzata Lisa. Il film è basato su storie che si intersecano. La trama procede simultaneamente su più fronti, il principale dei quali è naturalmente la scoperta dell'omicidio della signora Thorwald, ma tutto l'intreccio si basa sul tema di fondo del film, cioè il voyeurismo. Non a caso Jeffries è un fotoreporter, quindi qualcuno che di mestiere osserva e cattura le immagini di altri. Come in tanti altri film di Hitchcock, il racconto inizia mostrandoci una finestra. Da subito viene stabilita un'analogia fra la finestra e lo schermo cinematografico. Le tendine si alzano a ricordare un sipario che viene alzato prima dello spettacolo e si chiuderanno alla fine del film. Jeff osserva le storie al di là del cortile come uno spettatore di fronte a tanti schermi cinematografici. Ogni diversa scena che Jeff vede dalla finestra corrisponde a uno spettacolo di genere diverso. Abbiamo il melodramma, il film comico, la commedia musicale, la commedia sentimentale, fino ovviamente al thriller. Non è difficile notare quanto lo spettatore cinematografico abbia in comune con Jeff. Seduto immobile a guardare ciò che si svolge davanti ai suoi occhi, a interessarsi alle vicende di estranei. C'è un'identificazione fra Stewart e lo spettatore cinematografico. Guardando il film siamo trascinati nel suo voyeurismo. Hitchcock trasforma anche noi spettatori in voyeur. Quasi tutto ciò che vediamo dalla finestra è esattamente ciò che il personaggio di James Stewart vede. Attenzione a quel quasi perché ha un significato ben preciso che vedremo più avanti. Gran parte delle scene sono costruite sullo schema inquadratura soggettiva, controcampo che ci mostra la reazione di chi guarda rispetto a ciò che ha appena visto. L'uso dell'inquadratura in soggettiva è tipico di Hitchcock, ne ho già parlato a proposito di Vertigo. L'intero film è basato su questo schema. Il protagonista guarda ciò che gli sta di fronte, l'inquadratura diventa una soggettiva vista attraverso i suoi occhi, di nuovo si torna sul protagonista e alla sua reazione a ciò che ha appena visto. È la più famosa esemplificazione cinematografica del cosiddetto effetto Kuleshov, dal nome del teorico del cinema che lo studiò negli anni '20. Detto in due parole, è il fenomeno per cui la stessa espressione di un attore viene interpretata in modo diverso dagli spettatori a seconda di cosa viene inquadrato subito prima o subito dopo. Hitchcock descrive l'effetto Kuleshov nella sua famosa intervista con François Truffaut.
Dice Hitchcock: faccio vedere un'inquadratura di Stewart che guarda fuori dalla finestra. Poi mostro quello che sta vedendo, un cagnolino, quindi ritorno su Stewart, che sorride. Ecco, è una persona di animo gentile. Poi rimonto le stesse inquadrature, ma sostituisco quella in mezzo con l'immagine di una ragazza seminuda che balla nel suo appartamento. Adesso Stewart è diventato un vecchio porco. Il fatto che collocando un'immagine o sequenza prima o dopo un'altra si costruisce tra esse un'unione semantica è uno dei fondamenti del cinema e infatti Hitchcock considerava questo film la sua opera più pura dal punto di vista del linguaggio filmico. Hitchcock è stato il maestro assoluto della soggettiva, usata continuamente nei suoi film con una cura maniacale nella ripresa. Per esempio faceva misurare esattamente l'altezza da terra degli occhi dei protagonisti perché la macchina da presa doveva essere messa a quella precisa altezza per filmare la soggettiva. La capacità di Hitchcock di posizionare sempre al meglio la macchina da presa è uno dei tratti distintivi del suo cinema. La soggettiva, come abbiamo detto, serve a stabilire un collegamento fra protagonista e spettatore. Arriva poi nei film di Hitchcock una scena in cui ci si distacca dalla prospettiva del protagonista ed è sempre un momento chiave della storia. Per esempio, pensiamo alla donna che visse due volte. La prima scena in cui la macchina da presa si distacca nettamente da James Stewart è la scena della confessione di Judy. Nella finestra sul cortile, questo momento arriva molto prima, a un terzo del film, come vedremo in seguito. Jeff sfrutta gli strumenti della sua professione di fotoreporter per aumentare la portata dello sguardo. Attraverso gli ausili ottici, il teleobiettivo, il binocolo, eccetera, la visione viene intensificata e nello stesso tempo si intensifica il mistero. Questi strumenti sono usati di volta in volta da Jeff, da Lisa e dall'infermiera Stella. In questo modo la vista in soggettiva viene variata e si evita il rischio che corrono tutti i film ambientati in un unico set, e cioè sembrare la versione filmata di una pièce teatrale. Un'altra caratteristica del film, spesso poco sottolineata ma importante dal punto di vista dell'impostazione visuale, è l'uso del formato panoramico. Hitchcock si è sempre distinto per la capacità di utilizzare in modo efficacissimo le novità tecnologiche. Lo schermo panoramico iniziava in quegli anni a diffondersi nei cinema e questo è uno dei primissimi film in cui Hitchcock abbandona il tradizionale formato in 4/3, proprio per poter distribuire all'interno dell'inquadratura altre inquadrature che sono costituite dalle finestre mostrate di volta in volta. Anche questo arricchisce il dinamismo visivo del film. Al confinamento fisico corrisponde la possibilità di spaziare con lo sguardo e con l'immaginazione. Jeff e Lisa riescono da pochi dettagli a definire le vite degli inquilini che stanno spiando e che non hanno mai conosciuto di persona. Di nuovo il richiamo al cinema, come in pochi minuti, in poche inquadrature, il cinema abbia la forza di sintetizzare la personalità, talvolta l'intera vita dei caratteri che ci vengono mostrati sullo schermo. Il protagonista cerca di scoprire se quello che lui sospetta essere un delitto è avvenuto veramente, ma Hitchcock ci mette a questo punto di fronte ad un dilemma morale. Lo esplicita da subito nel film, quando l'infermiera arriva e rimprovera Jeff dicendogli «Siamo diventati tutti una razza di guardoni». E più avanti Jeffries dice a Lisa «È immorale spiare i vicini, anche se ciò significa provare l'innocenza di chi è sospettato di un crimine?» Il voyeurismo è un istinto profondo e connaturato all'essere umano, anche se viene percepito come malsano. Ma lo spettatore deve fare i conti con gli istinti morbosi e sadici che Hitchcock ha sempre voluto sollecitare durante la sua carriera. Quindi noi, insieme a Stewart, desideriamo più o meno consciamente che l'omicidio sia avvenuto. Notate l'ambiguità e insieme la genialità di Hitchcock che ci spinge ad essere dei guardoni, pur continuando a dirci nei dialoghi che è qualcosa di moralmente riprovevole. Nei suoi film perversione, sessualità e delitto sono profondamente collegati. A questi si lega il tema della colpa, uno dei più ricorrenti nel cinema di Hitchcock. Dedicandosi tutto il tempo a indagare sul caso, Jeff sublima il suo senso di colpa per non voler impegnarsi seriamente con Lisa. Il suo voler guardare le vite degli altri equivale a non fare i conti con la realtà della sua vita con Lisa, perché impegnarsi con lei significa perdere parte della sua libertà. Al guardare corrisponde all'opposto l'esibizionismo. Se Jeff incarna il voyeur, Lisa invece ama farsi guardare
e fa di tutto per mettersi in mostra ai suoi occhi. Analogamente, i vicini che si lasciano guardare sono indifferenti ai potenziali sguardi altrui. In qualche caso c'è proprio una volontà esibizionista. Hitchcock lascia intendere che è colpevole chi guarda, ma è colpevole anche chi si lascia guardare. Lo stesso Hitchcock si può definire il più esibizionista di tutti i registi del cinema classico. Le sue famose apparizioni in ogni film sono come un autografo, un marchio di fabbrica che dice al pubblico questo film è mio e di nessun altro. In un'era nella quale i registi erano considerati più o meno intercambiabili, Hitchcock sottolinea come ogni suo film non avrebbe mai potuto essere realizzato da un altro regista. Passiamo ora a esaminare quelli che sono, secondo me, i passaggi più importanti del racconto, e sono tutti momenti legati al vedere. Uno dei tanti aspetti nei quali questo film brilla è l'accuratezza della costruzione narrativa. Ci sono dei momenti, delle rotture dell'equilibrio narrativo che segnano una svolta nel racconto e sono quelli che rendono così riuscita e vincente questa storia. Il primo, a un terzo del film, è la scena che noi spettatori vediamo avvenire all'insaputa di Jeff, perché il protagonista in quel momento sta dormendo. Thorwald esce di casa con una donna misteriosa, che non sappiamo se sia la moglie oppure no. Per la prima volta nel film vediamo qualcosa che accade fuori dalla prospettiva di Jeff. Veniamo a conoscenza di qualcosa che lui non sa. Questo è un passaggio fondamentale del film, perché da quel momento ogni ipotesi che Thorwald abbia o non abbia ucciso la moglie diventa plausibile. In questo modo si crea una tensione che continua per gran parte del film, lasciandoci continuamente nel dubbio e nell'incertezza. La suspense, l'ansia di sapere che cosa succederà, nasce da questo preciso momento. Il secondo momento è la scena in cui Lisa ha appena finito di respingere tutte le congetture fatte da Jeff. La macchina da presa sposta per un momento l'attenzione sulla finestra degli sposini ed è in quell'istante, subito dopo quel momento umoristico, che Hitchcock introduce un cambio netto di atmosfera. La cinepresa carrella verso il primo piano di Lisa, che sta guardando Thorwald legare il baule. È il momento che segna l'alleanza di Lisa con Jeff. Da questo punto in avanti si unisce a lui nell'indagine. Lisa aveva cercato fino a quel momento di portare l'attenzione di Jeff verso di sé, di distogliere la sua attenzione dalle finestre dei vicini, cioè aveva cercato di controllare il suo sguardo. Ma da questo momento in poi è Lisa ad essere catturata dallo sguardo di Jeff verso gli eventi esterni. Il terzo passaggio decisivo nel film avviene a 2/3 della storia. Abbiamo detto delle tendine che si aprono e si chiudono, segnando l'inizio e la fine dello spettacolo cinematografico. Ad un certo punto della storia tutto sembra risolversi in una bolla di sapone. L'amico Doyle dà una spiegazione convincente di quello che Jeff ha visto o creduto di vedere. Anche Lisa deve accettare il fatto di essersi sbagliata. Per questo chiude le tendine nel momento in cui il mistero sembra essersi dissolto, dicendo lo spettacolo è finito per stasera. Ma naturalmente lo spettacolo si interrompe solo per un minuto perché arriva la scena decisiva della morte del cane e a quel punto le tendine e la storia si riaprono. Abbiamo finalmente la prova che Thorwald ha commesso qualcosa di molto grave. Questo momento non è solo la svolta narrativa del film, ma è anche un cambiamento decisivo nel punto di vista, perché per la prima volta oltrepassiamo la finestra e ci spostiamo nel cortile, fuori dall'ambiente sicuro e protettivo dell'appartamento di Jeff. Possiamo dire che da questo momento la posizione di Jeff diventa sempre più a rischio, fino all'inversione dei ruoli tra spione e spiato, tra guardone e guardato. Quando, verso la fine, Thorwald risponde per la prima volta allo sguardo di Jeff, guardando direttamente nella cinepresa, rompe la cosiddetta quarta parete, guarda cioè negli occhi noi spettatori. Il piacere collegato al voyeurismo lascia il posto alla paura insita nel guardare. Nietzsche ha scritto: se guardi troppo a lungo l'abisso, sarà poi l'abisso a guardare te. Siamo di fronte al rispecchiamento e al rovesciamento dei ruoli, temi di cui Hitchcock era un maestro. Passiamo ora a esaminare la relazione fra Jeff e Lisa.